Se domani mattina qualcuno ti chiedesse di spiegare passo dopo passo come scorre davvero il lavoro nella tua organizzazione, sapresti farlo? Non in teoria, non più o meno, proprio descriverlo dall'inizio alla fine. Perché se non sai rispondere a questa domanda c'è un problema. E non è un problema tecnologico, è un problema di processi. Nel video precedente abbiamo smontato un mito. Comprare tecnologia non significa trasformarsi. Puoi introdurre un nuovo CRM, riempire l'azienda di dashboard, avviare un progetto di intelligenza artificiale e ritrovarti 2 anni dopo con le stesse riunioni, gli stessi colli di bottiglia, lo stesso modo di lavorare. Solo con più strumenti, più password e più notifiche. È come montare un motore a reazione su un carretto di legno. Il carretto si schianterà più velocemente, tutto qui. Oggi dobbiamo parlare di ciò che rende quel carretto quello che è. Non il motore, non la vernice, ma la struttura. L'infrastruttura invisibile che governa ogni singola azione dentro un'organizzazione. Il processo aziendale. Perché il vero problema della trasformazione digitale non è quasi mai la tecnologia. È che spesso non sai davvero come scorre il lavoro. Quando senti processo, magari pensi a qualcosa di burocratico, pieno di documenti, diagrammi, timbri. In realtà, un processo è una cosa molto più concreta. È una catena di valore, è un percorso. Parte sempre da un input, una richiesta, un dato, un problema da risolvere. Attraversa una serie di attività che trasformano quell'input e arriva a un output, un risultato finale che ha valore per qualcuno. Può essere un cliente esterno, oppure un collega di un altro reparto che riceve il tuo lavoro e lo usa come base per il suo. Ed è fondamentale cogliere questa logica. Input, trasformazione, output, valore. Perché se nessuno ha mai disegnato i tuoi processi, significa che stai lavorando dentro un sistema che si è formato per abitudine, non per scelta. Le cose si fanno perché si è sempre fatto così. E questa, quasi sempre, è la radice del fallimento quando provi a digitalizzare. A questo punto c'è una confusione che rovina tutto, soprattutto quando si parla di digital transformation. Molti usano come sinonimi processo, procedura e task, ma non lo sono. Un task è l'unità minima di lavoro, una cosa singola, puntuale, che non ha senso scomporre ulteriormente. Tipo inserire un dato in un modulo, mandare un'email, caricare un documento. La procedura invece è il libretto di istruzioni. Ti dice come eseguire quel task passo dopo passo e spesso serve per standardizzare e ridurre errori. Il processo è un'altra cosa, è il viaggio completo. È la visione d'insieme dall'esigenza iniziale al risultato finale. Se ti concentri solo sul task, stai guardando un mattone. Se ti concentri sulla procedura, stai leggendo le istruzioni su come posare quel mattone. Se guardi il processo, stai guardando l'intero edificio e soprattutto capisci se quell'edificio serve davvero a qualcuno. Ora rendiamolo concreto perché altrimenti resta astratto. Prendi la gestione delle email. Di solito la si riduce a scrivere una risposta e quello è solo un task, ma il processo reale è molto più lungo e spesso è lì che si perde tempo. Arriva una richiesta, la leggi, decidi se è urgente o no, forse la sposti in una cartella, forse la inoltri a un collega. Forse devi recuperare informazioni in un altro sistema, magari serve un'approvazione. Poi scrivi la risposta, la invii, archivi e, se l'azienda è organizzata, aggiorni anche i dati collegati, perché quella conversazione spesso non è solo una conversazione, è un pezzo di relazione col cliente, è un pezzo di progetto, è un pezzo di tracciabilità. Quel flusso, anche se nessuno lo chiama processo, determina quanto sei veloce, quanto sei affidabile, quante cose ti sfuggono. Pensa poi alla gestione di un cliente. Anche qui, fare una vendita è un task dentro un processo più grande. Il processo parte dal primo contatto commerciale, passa per la qualifica, magari per un preventivo, poi per controlli amministrativi come il credito o i dati contrattuali, poi arriva all'onboarding tecnico, poi all'erogazione del servizio, poi all'assistenza e al primo feedback. Il cliente non vede i tuoi reparti, non vede il tuo organigramma, vede solo l'esperienza finale. E quella esperienza è letteralmente la somma dei processi, non dei singoli sforzi individuali. Lo stesso vale per un evento. Può sembrare un'attività creativa e caotica, ma in realtà è un processo. Dall'idea, al budget,
ai fornitori, alla comunicazione, alle registrazioni, al coordinamento sul campo, fino alla chiusura e al debrief. Puoi essere bravissimo in un task, per esempio fare un'ottima grafica o scrivere un'email perfetta, ma se il processo di approvazione è confuso, se i passaggi tra ruoli sono lenti, se le responsabilità non sono chiare, il risultato complessivo sarà mediocre o tardivo. E qui arriviamo al punto più importante. Perché i processi governano tutto pur essendo invisibili? Perché i processi sono orizzontali. Tu di solito vedi i silos verticali: vendite, marketing, amministrazione, operations. Ma il valore non scorre in verticale, scorre in orizzontale. Un ordine passa dal commerciale alla logistica, poi all'amministrazione, poi al supporto. È in quei passaggi, negli hand-off, che nascono colli di bottiglia, errori e ritardi. È lì che si accumula la parte di costo invisibile, che quasi nessuno misura, ma che decide la competitività. Il Business Process Management nasce proprio da questa intuizione. Smettere di guardare solo i reparti e iniziare a guardare come il lavoro scorre tra i reparti. Perché la velocità con cui rispondi al mercato, la qualità di ciò che consegni e i costi che sostieni dipendono molto meno dal singolo talento e molto di più dalla fluidità del processo che collega tutti. Ed è qui che devi fissare in mente una frase semplice. La tecnologia automatizza ciò che il processo è già. Se il tuo processo è chiaro, la tecnologia lo accelera e lo rende scalabile. Se il tuo processo è caotico, la tecnologia accelera il caos. Lo rende più veloce, sì, ma anche più costoso, più frustrante e più difficile da controllare. Ecco perché così tante trasformazioni digitali falliscono, perché sovrappongono strumenti moderni a logiche di lavoro vecchie, non progettate, spesso nate quando non esistevano né internet né collaborazione digitale. Trasformarsi davvero significa usare la tecnologia per riprogettare il modo in cui crei valore. Significa eliminare passaggi inutili, chiarire responsabilità, ridurre hand-off, rendere tracciabili le decisioni, semplificare il flusso. L'efficacia viene prima dell'efficienza. Non serve fare velocemente qualcosa che non dovrebbe essere fatto affatto. In conclusione, la tua azienda non è definita dai software che utilizza, è definita dai processi che è in grado di eseguire. I processi sono l'infrastruttura invisibile, il codice sorgente dell'organizzazione. Se vuoi cambiare il risultato, devi cambiare il codice. Non automatizzare il tuo passato, progetta il tuo futuro. Se ti interessa, nel prossimo video entriamo nella parte pratica. Come mappare un processo in modo semplice, senza complicazioni inutili, e come individuare subito i punti dove si blocca davvero il flusso. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderlo.